Viene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ¡gol! Se vi state chiedendo cosa c'entra con questa storia il gol di Maradona contro l'Inghilterra del 2-0 nella semifinale mondiale di Messico 1986, e allora c'è da fare una considerazione sportiva tanto teologica quanto romantica. Perché se quel gol viene considerato un evento sportivo che irrimediabilmente rasenta la metafisica per capacità di esecuzione, per rilevanza anche storica e geopolitica di quel periodo, nonché di elevazione artistica del gesto tecnico, lo stesso possiamo dire per il giro di qualifica che mise a segno Ayrton Senna a Monaco il 14 maggio del 1988. Il parallelismo tra questi due mostri sacri dello sport e la sacralità sarebbe più corretto da fare in altri due episodi che hanno contraddistinto la carriera di entrambi e che restano impressi nella memoria di tutti gli sportivi. La mano di Dio di Maradona, avvenuta proprio nella partita contro l'Inghilterra ma qualche minuto prima, e The Lap of God, quello che Senna mise a segno a Donington 93 sotto una pioggia torrenziale in un primo giro in cui volava sull'asfalto bagnato. Eppure c'è qualcosa di diverso in quella pole a Monaco, così come c'è qualcosa di diverso in quella folle corsa dell'argentino, dalla linea di centrocampo alla porta avversaria. Ciò che lega indissolubilmente questi due episodi è il racconto diretto, strabiliato, dei due protagonisti. Alla fine di quel match Maradona dirà che a fare quel gol è stata una forza che lui non poté che definire soprannaturale, che lo aveva guidato da centrocampo fino al portiere avversario. Qualcosa di inspiegabile, e allo stesso modo Senna, cristiano sì ed estremamente legato alla fede, in quel giro da pole tra i muretti di Monaco, che resta tuttora probabilmente la pole position più famosa della storia della Formula 1, si disse come guidato da qualcos'altro. Non sono rare le testimonianze tra Senna e il suo contatto con Dio, ma dice che la prima volta fu proprio quel 14 maggio a Monte Carlo, come se a guidare quella McLaren ci fosse qualcos'altro, come se a guidare non fosse solo lui. Entusiasmante questa corsa, di nuovo passa Villeneuve, Arnoux resiste, si agganciano i due se non stanno attenti. Una cosa incredibile, entusiasmante, e siamo alla conclusione della corsa. For a way past his team leader Alain Prost, who doesn't like the wet. A Monte Carlo ci ha già vinto l'anno precedente, a bordo di una Lotus che verrà soprattutto ricordata per una particolare livrea gialla. Quando arriva a Monaco nel 1988, però, il brasiliano non vuole vincere, vuole dominare il Principato. La lotta con Prost, compagno di squadra, è serrata e lui ha in mente qualcosa di strabiliante. Sì, effettivamente ci riuscirà, ma per godere appieno di questa storia forse è il caso di partire dal finale, amaro quanto beffardo, che caratterizza questo episodio. Pomeriggio del 15 maggio 1988. Senna parte dalla pole position, mentre alle sue spalle sono piazzati rispettivamente, secondo e terzo, Prost e Berger. Senna è chiaramente il favorito, alla guida della McLaren più performante di sempre e possessore di una capacità fuori dal comune di destreggiarsi tra i muretti di Monte Carlo. Per oltre un'ora la gara è un assolo impeccabile del brasiliano, che macina un vantaggio di quasi un minuto su Prost, compagno di squadra, che a parità di macchina, però, aveva fatto non poca fatica a sorpassare la Ferrari di Berger. La gara sembra ormai in cassaforte, ma come spesso accade ai grandi dello sport, per una coincidenza che potremmo definire ossimorica, ad un colpo di genio quasi sempre succede un errore madornale. Al giro 67 Senna commette un piccolo errore di distrazione, di quelli che su altri circuiti probabilmente non pagherebbe. Ma il Principato non perdona e Senna si ritrova al muro, al portiere. Svanì il successo e Prost si ritrovò a festeggiare una vittoria ormai insperata.
Senna sa di aver commesso un errore madornale, a tal punto che è così arrabbiato da non passare nemmeno per i box e da tornare direttamente a casa sua, che si trovava proprio lì, nei pressi del Principato. Per far capire il legame indissolubile tra Senna e il Principato di Monaco, basti pensare che il 1988, a partire dall'anno precedente, quello vinto il Lotus dell'87, fu l'unico anno fino al 93 in cui Senna non vinse. Certo, ci sarà poi il 1994, sempre il 15 maggio, in cui a trionfare sarà Michael Schumacher, ma quel Gran Premio Senna, per ovvie motivazioni, non lo correrà mai. La momentanea rabbia, tristezza e delusione di Senna e dei suoi sostenitori non riuscirono però a coprire quella che era la meraviglia, ancora impressa negli occhi, degli spettatori del Principato che il giorno prima avevano assistito a qualcosa di incredibile. 14 maggio 1988 è il giorno delle qualifiche del GP di Monaco, il terzo della stagione. Finora è 1-1 tra Senna e Prost. Ayrton però è dietro in campionato e ha bisogno di dare un segnale al francese, al suo team e a tutto il circus. Così inizia a girare, a girare, a girare. È già primo, con circa mezzo secondo di vantaggio su Prost, abbastanza per farlo sentire sicuro della pole vista la difficoltà che presenta il circuito sul recuperare un distacco così ampio. È già sceso sotto il minuto e 25 secondi, ma non si ferma. Decide di abbassare la visiera, spingere il piede destro sull'acceleratore e compiere qualcosa di meraviglioso. La prima testimonianza di quel giro perfetto ce la dà il fisioterapista di Senna, Josef Leberer, che in un'intervista dirà così: Ayrton era in trance. Disse che quel giorno aveva avuto la sensazione di guardare se stesso da fuori l'abitacolo. La pole per lui era la ricerca della perfezione. Pensate che cosa doveva essere guidare una Formula 1 a Monte Carlo, con la leva del cambio manuale e le vibrazioni tremende delle vetture di allora. Era una lotta e i piloti uscivano esausti. 1 minuto, 23 secondi e 998 millesimi. Un tempo che mise Prost, compagno di squadra, a 1 secondo e mezzo da Senna e Berger a ben 2,5. Un giro perfetto, mai più ripetibile secondo alcuni, ma che per una strana sorte non sarà mai più visibile. E infatti Fox Sport a testimoniare il fatto che di quel giro non ci sono riprese televisive, questo perché nel 1988 le qualifiche non prevedevano un action cam direttamente sulla monoposto. Eppure 2 testimonianze, seppur diverse, le abbiamo. La prima è un video che ci ha fornito direttamente McLaren, un rendering sostanzialmente, in cui la casa automobilistica ricrea il giro perfetto di Senna. La seconda testimonianza invece è quella di Senna stesso, che qualche anno dopo alle telecamere e ai microfoni, cercando di spiegare ciò che aveva vissuto durante quel giro, disse queste parole: qualche volta penso di sapere alcune delle ragioni per le quali faccio il mio lavoro. Monte Carlo 1988, sessione di qualifica, sabato pomeriggio. Ero già in pole position, prima di mezzo secondo, poi di 1 secondo e andavo sempre più forte. In poco tempo ero 2 secondi più veloce di chiunque altro. Stavo guidando istintivamente, ero in un'altra dimensione, in un tunnel, ben oltre la mia capacità razionale. In quel giorno mi sono detto: è il massimo che posso raggiungere, non c'è margine per qualcosa in più. Non ho mai più raggiunto quella sensazione da allora.